Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, fate un respiro profondo e preparatevi, perché stasera il mondo del gossip si è acceso come non mai. Tutti i dettagli sono nel nostro racconto, e se vi piace restare con noi tra verità sussurrate e mezze frasi raccolte dietro le quinte, ricordate di iscrivervi e condividere questo video. Detto questo, entriamo in una vicenda che ha scosso i social come un temporale improvviso. Una vicenda che ha due protagonisti che conoscete bene, Gökberk Demirci e Özge Yağız. La scintilla è nata da poche parole attribuite a Özge Yağız, parole che non sarebbero mai state pronunciate davanti a telecamere o microfoni, ma che avrebbero preso vita in conversazioni private, a bassa voce, confidate a cerchie ristrette e poi inseguite da orecchie indiscrete. Secondo ciò che si mormora, Özge avrebbe parlato di aspetti mai raccontati della relazione e della collaborazione con Gökberk, toccando zone che di solito la coppia tiene protette, lontane dal clamore. Non si parla di dichiarazioni ufficiali, non si parla di interviste, ma di impressioni scaturite in contesti informali, di confidenze che, come capita spesso, hanno viaggiato di bocca in bocca, fino a trasformarsi in un'onda che ha travolto i feed di tutti. A rendere tutto più incandescente è il fatto che parliamo di due figure abituate a un profilo misurato, due volti che hanno intrecciato carriere e sentimenti lasciando al pubblico la magia dell'interpretazione e alla vita privata l'essenziale silenzio. Ed è proprio per questo che la voce di un presunto dietro le quinte sorprende e spiazza. Gli appassionati si interrogano. Cosa avrebbe spinto Özge, sempre attenta a non alimentare polemiche, a lasciarsi andare in quel modo con gli amici più stretti? È forse il segnale di frizioni antiche, mai sopite del tutto, oppure la semplice esasperazione di giorni intensi, di pause rubate fra un set e l'altro e di sguardi fraintesi? Sui social il pubblico si è diviso con la rapidità di un taglio netto. C'è chi è pronto a giurare che si tratti di esagerazioni, di parole ingigantite, di interpretazioni forzate di chi vive di spifferi, c'è chi invece alza le sopracciglia e scrive che, dove c'è fumo, una brace resiste sempre sotto la cenere. Nel mezzo, una moltitudine silenziosa rilegge foto, ricorda vecchie interviste, torna con la memoria a momenti condivisi dalla coppia e prova a collegare i puntini di un disegno che sfugge, perché niente di ufficiale è comparso, perché i diretti interessati tacciono, e perché il fascino del non detto, in questo mondo, è più forte di un comunicato in maiuscolo. Secondo chi ha orecchie appoggiate agli usci del backstage, le presunte parole di Özge non sarebbero state frecce avvelenate, ma osservazioni sfumate, impressioni che toccano il modo in cui si lavora, lo sguardo con cui ci si incrocia sulla scena e fuori, la fatica di tenere insieme cuore e carriera, copioni e quotidianità. Di certo, raccontano, non c'è stato un microfono, non c'è stato un salotto televisivo. Solo un tavolo, qualche amico, e la leggerezza di pensare che certe frasi possano restare sospese nell'aria, senza peso, senza conseguenze. Ma il sussurro, si sa, è più veloce del vento. Nel frattempo, il nome di Gökberk Demirci è rimasto composto in superficie, eppure sotto quel profilo calmo si intuisce il brusio di chi si ritrova al centro di una tempesta senza volerlo. Lui, che lascia parlare i ruoli e preferisce che le pagine di un copione dicano più di 1000 parole, ora diventa il punto di domanda di un dibattito che non ha scelto. Dicono che continui a lavorare con la stessa disciplina, che saluti tutti sul set con quel sorriso controllato, e che, quando gli chiedono, scivoli via come acqua su marmo. Forse è solo un modo elegante per ricordare che la vita privata non è un'arena, forse è il suo modo per proteggere ciò che conta davvero. E Özge? Lei, dicono, ha scelto il silenzio consapevole. Non quello che pesa come un macigno, ma quello che ti permette di ascoltare, di lasciare che la polvere cada e che la stanza torni visibile. Non un post, non una frase sfuggita ai giornalisti affamati di prime pagine. Solo un'assenza studiata, una pausa che più di una spiegazione sembra un invito alla prudenza. Perché nel rumore di una città che non dorme, in una piazza digitale che urla senza fermarsi, il coraggio a volte è trattenere la voce, non sprecarla. Eppure il racconto continua a crescere, come se ogni personaggio che lo ripete aggiungesse un dettaglio diverso. C'è chi dice di aver colto un accenno di stanchezza, chi racconta di un episodio sul set, chi giura di un gesto frainteso durante una pausa caffè.
Gli uni contraddicono gli altri, ma l'effetto è sempre lo stesso. L'aria si scalda, la curiosità aumenta, e i nomi di Gökberk Demirci e Özge Yağız tornano a occupare lo spazio più luminoso delle tendenze. Lì dove ogni like è una carezza o una ferita, a seconda di quale lato della storia abbracci. Perché proprio ora? Perché un filo invisibile ha tirato fuori queste frasi nel momento in cui tutto sembrava quieto? Qualcuno sussurra la parola che fa tremare anche i muri più solidi, vecchie ruggini. Qualcuno aggiunge che, quando si incrociano percorsi, contratti, aspettative e orgoglio, a volte una virgola fuori posto può diventare un macigno. Eppure c'è anche chi invita a non drammatizzare, ricordando che le grandi onde sono spesso fatte di piccole gocce, e che una confidenza può sopravvivere solo nella forma che le danno le orecchie di chi ascolta. In tutto questo, una certezza, nessuna dichiarazione ufficiale. Nessuna smentita tagliente, nessuna conferma plateale. Il mondo dello spettacolo, in attesa, trattiene il fiato. I colleghi fanno finta di niente, ma gli sguardi a margine delle conferenze stampa raccontano la stessa curiosità che avete voi adesso. È vero che Özge ha parlato così apertamente? È vero che quelle parole contenevano una piccola frattura, o erano solo la fotografia di un momento, il respiro di una giornata storta? E Gökberk, su tutto questo, che cosa pensa, davvero? C'è chi dipinge Özge come una professionista che, pur tra mille richieste e riflettori puntati, non ha mai perso l'eleganza di stare un passo indietro rispetto alle polemiche. C'è chi descrive Gökberk come un uomo che piace perché non ha bisogno di alzare il tono della voce per farsi ascoltare. Mettere insieme questi due ritratti e immaginare una crepa è difficile persino per gli abituati ai colpi di scena. Eppure, il fascino dell'ipotesi spinge tutti a restare incollati allo schermo, a cercare l'indizio che ancora non c'è. Se c'è una lezione che la storia ci insegna, è che nella giostra dello spettacolo basta una frase per mettere in moto i cavalli. E quella frase, vera o amplificata, costruita o solo intesa, è bastata. Da una parte, il pubblico che difende la coppia, ricordando quanto sia facile fraintendere il non detto. Dall'altra, chi raccoglie briciole e le trasforma in una strada maestra, convinto che il passo successivo sarà un comunicato, un gesto, uno scatto capace di fare chiarezza. Ma il tempo, per ora, è una tela bianca. Fonti vicine raccontano che il tutto sia nato in un momento intimo, lontano da set e palcoscenici. Un pranzo tra amici, un salotto tranquillo, un bicchiere lasciato mezzo pieno. Forse una stanchezza accumulata, forse un ricordo riemerso. E poi il gioco crudele del telefono senza fili, in cui ogni passaggio aggiunge o toglie qualcosa, finché la frase in partenza non assomiglia più alla frase di arrivo. È il destino delle parole, quando escono dal cuore senza un cameraman a inquadrarle. Ma perché proprio adesso? Forse perché certi equilibri sono delicati e ogni nuova sfida, ogni nuovo progetto, allunga la lista delle cose da dire e da non dire. Forse perché quando una coppia come Gökberk Demirci e Özge Yağız entra in una stanza, il silenzio vale oro e la curiosità diventa moneta corrente. Forse perché l'amore e il lavoro, insieme, sono una danza bellissima e difficile, una coreografia che richiede fiducia, distanza, sincronizzazione. E appena un passo sbaglia il tempo, tutto il pubblico smette di respirare. Intanto, gli addetti ai lavori osservano. Ci sono quelli che giurano. Un soffio e tutto finirà in nulla, perché in fondo qui non c'è nulla, se non il desiderio di raccontare una storia che non c'è. E ci sono quelli che attendono un segnale, anche piccolo, per dire che avevano intuito tutto. Noi, con il rispetto che meritano i protagonisti, restiamo tra le righe, perché le righe, oggi, sono l'unico posto in cui stare. Resta un ultimo dettaglio, quello che più di tutti tiene accesa la curiosità. La sensazione che, oltre il fruscio dei social, ci sia un nodo di verità e di emozione. Che le parole attribuite a Özge fossero, nel bene e nel male, lo sfogo delicato di chi vive al centro di una luce che abbaglia, e che l'eleganza di Gökberk nel non alimentare la tempesta sia la scelta consapevole di chi sa che il vero chiarimento non ha bisogno di megafoni. Forse la verità è piccola, ma ha radici profonde. Forse è solo questione di tempo. E allora aspetteremo.
Aspetteremo senza invadere, senza pretendere. Perché certe storie meritano di essere trattate con i guanti, con quel tipo di attenzione che non spezza ciò che tocca. Se domani arriverà una spiegazione, l'ascolteremo. Se non arriverà, conserveremo il dubbio come si conserva una fotografia, non per giudicare, ma per ricordare un'ombra, un colore, un sorriso. Fin qui possiamo dire solo questo. Gökberk Demirci e Özge Yağız restano al centro di un racconto che non appartiene a nessuno, se non al tempo. Loro sanno, e il tempo sa. Il resto è solo rumore. E in questo rumore, noi scegliamo di riconoscere la loro riservatezza come una forma preziosa di forza. Se il giorno domani vorrà portare un chiarimento, saremo qui, pronti a raccontarlo senza orpelli. Se invece tutto scivolerà via, sarà comunque un racconto. Quello di due persone che non hanno bisogno di alzare la voce per essere ascoltate. Siamo giunti alla fine del nostro video, amici di Celebrita dalla Turchia. Se vi è piaciuto stare con noi a pochi passi dal confine tra ciò che si sussurra e ciò che si rivela, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere questo racconto. Rimanete connessi, perché in questo mondo basta un respiro, un gesto, una bisbigliata per cambiare la pagina. E quando la pagina cambierà, noi saremo qui, pronti a leggerla insieme a voi. A presto!